Everyone loves a sunshiny day. We're gonna keep it that way. Let's clean is better than dirty, and dirty's meaner than clean. Benvenuti disadattati e disadattate. Noi siamo i Termostati e come promesso eccoci con un'altra recensione di Super Mario. In onore dell'uscita del non poco criticato Super Mario All Stars, abbiamo deciso di rigiocarci i titoli della collection per parlarvene. E questa volta è il turno di Super Mario Sunshine. Come al solito trovate tutti i timestamp in descrizione. Ma prima... Wahoo! Come vi abbiamo già detto, Mario 64 ha segnato per sempre l'industria dei videogiochi. E anche se non ha inventato il true 3D platforming, ha dato il via ad un nuovo genere di videogiochi, il collectathon, letteralmente pigliane in botto. Giochi dove l'obiettivo principale non è semplicemente attraversare il livello, ma esplorarlo in lungo e in largo per raccogliere abbastanza roba. Molti sviluppatori tentarono di imitare la formula di Mario 64 e alcuni arrivavano anche a produrre dei titoli che oggi vengono considerati cult dei videogiochi. Ma nessuno riuscì nemmeno a sfiorare il successo commerciale di Super Mario 64. Quindi potrete immaginare l'hype dei videogiocatori del tempo, quando finalmente, dopo 5 anni, la Nintendo annunciò Super Mario Sunshine, il seguito diretto di Super Mario 64. It's me, Mario! L'idea dietro questo sequel è molto semplice. In pratica, parafrasando le parole del signor Koizumi, Super Mario Sunshine è Mario 64 con un idrante. In pratica va in vacanza sull'isola Delfino, dove però compare Shadow Mario, che inizia a cospargere l'aria di sbor. I locali daranno a te la colpa e ti affideranno il compito di riparare i danni che pensano sia stato tu a fare, ripulendo l'isola con un idrante. Non ci sono tanti modi per descrivere questo gioco. Mario con un idrante e su un'isola tropicale. Mario con un idrante su un'isola tropicale che va in carcere. Aspetta, Di che isola stiamo parlando? Le meccaniche del platforming sono più o meno le stesse di 64, ma molto più rifinite. come il Soul Salt, adesso non serve più una laurea per farlo. Non ci sarà più il super salto né il salto all'indietro, che saranno infatti sostituiti dal salto trottola. Soprattutto quest'ultimo, una volta che avrete capito bene come si usa, vi sarà davvero molto utile. Quindi vi consiglio di sprecarci qualche minuto per masterarlo. La telecamera è migliorata notevolmente rispetto a Super Mario 64, Ora la puoi controllare liberamente con l'analogico destro. ma questa libertà delle volte gioca contro di te, incastrandosi dentro i muri. Non succede spesso però, tranquilli. Comunque, il gioco si basa interamente sul rapporto tra Mario e Flood, l'idrante, che è un personaggio vero e proprio. A differenza degli altri Super Mario, che in ogni livello ti tirano addosso nuove meccaniche, questo si concentra interamente sull'idrante, esplorando tutti i suoi possibili utilizzi in lungo e in largo. Flood può anche essere equipaggiato con diversi boccagli, ognuno con uno stile di gameplay diverso. Il boccaglio a spruzzo, il boccaglio per planare, il boccaglio razzo ed il boccaglio turbo. Quelli che avrai sempre con te sono il boccaglio spruzzo e quello per planare. Gli altri li troverai nel corso dell'avventura. I 2 boccagli extra sono molto situazionali, verranno utilizzati per delle cose molto specifiche e poi abbandonati. Il turbo è addirittura completamente opzionale. Ogni tanto il gioco si diverte a toglierti Flood e lasciarti al tuo destino, nei cosiddetti livelli segreti, che poi non sono segreti per niente, ma vabbè. Quei livelli sono una specie di Super Mario 64 fatto meglio, ma molto più grezzo, in quanto è platforming allo stato puro. Niente esplorazione, niente ambientazioni strane, una vera e propria sfida al giocatore. Sono una specie di boss fight del platforming. Una volta che le supererai, ne uscirai con più skill di prima nell'affrontare certe situazioni. Come con il wall jump. Io non ero molto bravo con i wall jump, ma nel livello segreto di Noki Bay, che ti costringe ad usarli, ho dovuto rimboccarmi le maniche e fare pratica. E adesso li uso sempre, anche a casa, anche alle cene di famiglia. Va bene Ledo, grazie. Parlando dei boss, ce ne sono di 2 tipi, i mini boss ed i boss veri e propri, che detto così sembra una banalità, però è bene precisarlo. Perché i mini boss sono trattati come dei boss normali, ma la differenza è che sono i soliti 3 modelli ripetuti ancora e ancora e ancora. Con delle piccole differenze, sì, ma alla fine è sempre la stessa cosa. I boss normali invece sono unici, eppure abbastanza epici. Anche in questo Super Mario ci sono 120 stelle, o brillocchi, o soli, o come li volete chiamare, cioè. Per finire il gioco, però, te ne bastano solo 50, e non più 70. Ma c'è un ma. Ma non puoi più scegliere quali prendere.
Le 50 stelle sarebbero le prime 7 stelle dei 7 livelli principali, più quella all'inizio. senza possibilità di saltarle. Questo potrebbe essere visto come un grosso taglio alla libertà di Super Mario 64, ed è vero, ma a me non ha dato fastidio, perché le stelle sono tutte abbastanza divertenti da prendere. A parte qualche eccezione. Ma su questo ci torniamo dopo, Ledo. Ah sì, giusto. Anche in questo Super Mario, ad ogni stella che prendi vieni catapultato fuori dal livello. Ogni singola stella. La cosa però ha già più senso, perché ad ogni stella la mappa si evolve e cambia layout. Le stelle vanno prese in quell'ordine, perché seguono una narrazione. Ogni livello ha la sua storia e nel corso delle missioni vedremo come le nostre azioni influenzeranno l'ambiente e le persone di quel posto. L'esempio più lampante è Noki Bay. All'inizio ci troviamo davanti a un golfo talmente inquinato che solo toccare l'acqua ci danneggerà. Piano piano cercheremo di capire qual è la causa dell'inquinamento e lentamente ripuliremo la zona, fino a che l'acqua sarà tornata pulita e potremo anche nuotarci dentro. Dato che passeremo parecchio tempo a navigare gli stessi 7 ambienti e a spruzzare in giro, ti aspetteresti che queste due cose siano fatte a regola d'arte. Ed infatti è così. I livelli sono molto articolati, ognuno con diverse strade da poter prendere per raggiungere un determinato punto. E soprattutto costruiti bene per farti usare a pieno FLUDD, che sul GameCube si controlla molto bene. Il level design è molto curato e gli ambienti sono un piacere da esplorare. Tranne quando non lo sono. Già. Un paio di segmenti del gioco avrebbero avuto bisogno di una maggiore rifinitura e risultano legnosi e frustanti all'inverosimile, in quanto tutti i difetti del gioco vengono a galla, tutti insieme. Come la parte della barca. Bella idea, ma pessima esecuzione. Questo Super Mario è tra i più difficili di sempre da completare, un po' perché gli sviluppatori hanno voluto usare di più rispetto a Mario 64. E un po' per alcuni livelli opzionali che sembrano costruiti apposta per farti del male. Roba che ti fa chiedere come abbia fatto a superare la fase di testing. Roba che... Ma che è? Scusa, è per me. Cristo, ti avevo chiesto di spegnere il telefono quando registriamo, ma ti sembra normale? Sì, vabbè, mi fai rispondere? Se il gioco ti risulta difficile è perché non sei capace. Fai schifo, fai schifo, fai... Che cazzo era? Commenti su YouTube, andiamo avanti. La colonna sonora di Super Mario Sunshine è molto carina. Un'ottima cornice per le ambientazioni tropicali del gioco, ma niente di memorabile. Un po' come ascoltare le compilation lo fai. Tutto molto bello, ma alla fine non ti ricordi i titoli di nessuna canzone. Ascoltate. Come abbiamo detto, niente male, ma non è comparabile con quella di Super Mario 64. Ancora! Oh! Dammi un attimo. Fai schifo, fai schifo, fai... La grafica di Super Mario Sunshine è sorprendente. Regge botta ancora oggi. Non a caso, questo gioco è stato fatto proprio per mostrare la superiorità tecnica del GameCube sulla PlayStation 2, in un tentativo di far alzare le vendite della console. In questo gioco ci sono addirittura i riflessi sugli specchi. Peccato però che non abbia funzionato e il GameCube è stato un mezzo flop, comprato principalmente dagli appassionati. Un altro problema è che questo gioco è ottimizzato malissimo. Ogni volta che ti avvicini troppo all'acqua, i frame si ammazzano. Sembra di giocare a Borderlands 3, è vergognoso. Penso sia per te. Non rispondere. Ok. Questo gioco è assurdo, posso dirlo? Troppo tardi, l'ho appena detto. Sunshine è il Super Mario più controverso di tutti. C'è chi lo ama alla follia e chi lo odia dal profondo del cuore. La Nintendo, per esempio, lo odia. Ma guarda un po'. Infatti, al contrario di Mario 64, Sunshine non ha avuto nessun port e l'unico modo per poterci giocare è con un GameCube. O comprando All Stars a 60 euro prima di marzo 2021, per una versione molto alterata e per niente rispettosa del gioco originale. Sì, perché per la Switch hanno invertito la telecamera e cambiato alcuni tasti, come quello dello spruzzo. Prima, a seconda di quanto premevi il grilletto, spruzzavi a diverse intensità. Adesso invece ci sono due tasti differenti. Per i nuovi fan questo non è un problema, ma per chi ci ha giocato su GameCube è strano forte. In ogni caso, le critiche principali che ha ricevuto riguardano le differenze con Mario 64. A molti non è piaciuto il fatto che l'intero gioco sia ambientato su un'isola tropicale. Ad altri non è piaciuto Yoshi. Ed altri ancora non è piaciuto il fatto che tu non possa portare con te il 4 boccagli e cambiarli in qualsiasi momento. Le stesse persone che poi si sono lamentate dell'inutilità di alcuni boccagli. Non puoi lamentarti per non avere una cosa e subito dopo dire che è tanto inutile. Vero, King K? Nonostante questo, però, Super Mario Sunshine ha una grande community di speedrunner che continuano tuttora a sfidarsi
spostarsi per il podio. Pensate che il record mondiale è stato superato proprio quest'anno dallo speedrunner Nindid, Che, dopo un'assenza causata da una crisi epilettica, è tornato in gara e ha superato il suo precedente record mondiale, finendo il gioco in 1 ora e 13 minuti. Adoro queste cose. Già, non è che ho scritto io il copione e ti obbligo a dirlo. Come vi abbiamo già detto, questo è il Mario più criticato e ai detrattori non gli si può neanche dare troppo torto. Lo sviluppo di Super Mario Sunshine è stato rushato dalla Nintendo a causa dello scontento dei fan che si aspettavano un seguito per Mario 64 come titolo di lancio del GameCube. Ma invece la Nintendo fece uscire Luigi's Mansion, gioco bellissimo, ma la gente si deve lamentare. A causa di questo rush, alcune sezioni del gioco non sono rifinite come le altre e risultano frustranti. In alcuni momenti sembra di giocare un'alfa trovata a caso su Steam. Inoltre il gioco è pieno di contenuto non usato. Guardate questa roba. Questo è un nemico completamente modellato e animato che però non è più stato utilizzato. Penso parte dell'odio verso questo gioco sia derivato dalle aspettative irrealistiche che i fan del tempo si sono creati nella loro testa. Mario 64 dopo tutto ha rivoluzionato l'intera industria dei videogiochi. Le persone si aspettavano che Nintendo reinventasse di nuovo la ruota. E in un certo senso l'ha fatto. I controlli di Sunshine sono più responsivi e fluidi di molti giochi AAA di oggi. Ma i fan si erano montati la testa con teorie assurde, come che l'indicatore che si vede nella beta fosse in realtà un termometro per misurare la temperatura della tua stanza e dirti quando smettere di giocare. Ma che senso ha? Ma quindi la gente era stupida anche prima di internet. Complotti a parte, a me questo gioco è piaciuto parecchio. Ha riempito le mie giornate come pochi altri giochi riescono a fare e non vedo l'ora di rigiocarmelo per completarlo al 100%. Tornare in quelle mappe con le mie nuove skill nel platforming che ho acquisito soltanto verso la fine del gioco e vedere quali altri modi posso trovare per raccogliere le stelle. Ma poi ti mette proprio allegria con quella musichetta e la spiaggia e le barche che affondano nella lava. Mi sono stancato, Ledo. Ciao, ma vaffanculo a te. Oh, ma dov'è? Aspetta! Aspetta, dai! Non mi rispondi, sono i nostri fan! Aspetta! Questa è una segreteria telefonica di Tectron e Ledo. Se sei un commentatore, per favore, attacca. Mi è piaciuto questo gioco, ma sono rimasto molto deluso. Non era come gli altri giochi di Mario, non puoi usare conchiglie e cupa e lanciarle contro cose o ottenere un fiore di fuoco. Semplicemente non sembrava affatto un gioco di Mario molto simile alla villa di Luigi. Almeno quello aveva i fischi, ma non era ancora un classico gioco di Mario. Sono l'unica persona che è rimasta delusa. Sono l'unica. Mi sento molto solo. Vi prego, giocate con me. Per favore.